Ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutti. Bentornati sul mio canale. Oggi vi voglio parlare di questa tuta. No, non di questa tuta, ma abbigliamento di una tuta intera. Sì, non è separata, una bella tuta intera per andare in mountain bike, IMTV, insomma, in bicicletta. Perché ho fatto questo acquisto? Vi voglio dire i pro, i contro. Appunto vi parlo di tutto in generale perché sto vedendo che altre marche stanno cominciando a produrre. È chiaro, è un abbigliamento che è dedicato più ai paesi nordici, Inghilterra, Scozia, magari la Germania, appunto, insomma dove c'è tanto fango, dove sicuramente il sole non la fa da padrone, dove c'è tanta pioggia, magari anche la neve. E quindi oggi ve ne voglio raccontare i pro, i contro, i suoi aspetti che secondo me mi hanno appunto convinto per fare questo acquisto e invece quello che non mi convince proprio del tutto. Dunque io parto con il pro che in assoluto mi ha cambiato la vita, è con questo hai sempre voglia di uscire, guardi fuori, è freddo, piove, è tutto fangoso, boh, io esco. Perché? Perché ti puoi mettere uno smoking qui sotto. Tu esci e quando rientri sei sicuro che lo smoking è pulito. Sì, non profumerà, però è pulito. È pulito perché con la tuta intera non hai... Aspetta, non hai possibilità di far entrare lo sporco da nessuna parte, a meno che non cominci a aprire un po' di cerniere per far circolare l'aria e poi chiaramente se cadi per terra il fango magari penetra. Però se fai il tuo giro senza cadere e anche dandoci tra virgolette del gas, tu puoi avere tutto lo sporco che viene su da dietro, ma anche la parte posteriore non hai il problema che ti si infila il fango su per la schiena. E poi sei al caldo, sì, perché? Perché non avendo la separazione qua non hai l'aria che ti circola da sotto e quindi anche il tuo pancino è sempre al caldo. È un pro? Secondo me sì, però avendo questo mantenimento del calore all'interno bisogna essere attenti a uno come ci si veste, nel senso che io sono uscito con anche meno 5, sotto non ho mai messo un pile, proprio in caso di freddo magari metto una giacchettina antivento sotto o sopra, dipende. L'importante è non caricarsi troppo quando si esce, si soffre il freddo ma poco dopo vedrete che diventa caldo e bisogna essere attenti ad aprire le cerniere per far uscire appunto il sudore. Se per caso fate l'errore di tenervi chiusi perché dite no è ancora freddo e intanto cominciate a sudare, ecco è il momento che la tuta cambia il suo aspetto e diventa un congelatore, perché cominciate a sentire il freddo, il sudore appunto si raffredda, non ha maniera di andare fuori, benché sia traspirante ma non eccessivamente come tutti questi tipi di materiali che sono tra virgolette impermeabili. Non dico tra virgolette perché dico sì, non è che puoi stare sotto a 10 ore di acqua a catinelle, però comunque sono impermeabili e traspiranti, ti dicono, però tutto ha un limite, quindi state attenti a che cosa utilizzate al di sotto di questa tuta. Io sotto zero porto sempre magliettina termica sotto e la maglia da mountain bike a maniche lunghe e poi ci metto questo, se è proprio freddo giacca antivento, quella, il gilet della Decathlon. Se invece siamo sopra lo zero o intorno ai 5 gradi metto solo la maglia da mountain bike sotto e generalmente mi sono sempre trovato bene. Sì, stavo pensando se magari sì, se proprio vi ho detto avete quella giacchettina antivento che magari vi può aiutare proprio in quei casi che magari uscite col caldo un po' diventa freddo, però mi sono sempre organizzato bene. Gambe? Le gambe ho solamente il pantalone da ciclista, non ho mai messo calzamaglia o pantaloni da mountain bike sotto, solo i pantaloni da ciclista e ho sempre avuto caldo. La cosa positiva è che appunto tuttone intero, arrivate a casa che è sporca, l'appoggiate per terra al muro dove volete e poi gli passate la lancia sopra, pulita. Poi chiaramente come la maggioranza di abbigliamento tecnico ogni tanto bisogna lavarlo con i suoi saponi fatti apposta, ma questo per tutto il materiale tecnico di un certo tipo. Parliamo di prezzo, ecco, perché ve ne parlo adesso di questa giacca, di questa tuta, scusate.
Ve ne parlo adesso perché adesso usciamo dall'inverno e qui il prezzo comincia a cadere, viene bella stagione, quindi meno gente tende magari a comprarla e magari già verso marzo-aprile cominciate a trovare dei buoni prezzi. L'estate generalmente offre ottime opportunità di acquisto perché chiaramente un prezzo elevato, come la maggioranza dei capi tecnici. Se pensate a un giacca e pantalone appunto impermeabile ma traspirante, i prezzi salgono e questo è uguale, non cambia molto. Un altro aspetto che secondo me è da valutare è che è una tuta, è comodissima da indossare, nel senso che ti prepari per fare la tua uscita, te la metti, finita la tua uscita te la togli. In un aspetto di portarci uno zaino con questa qua, che poi alla fine è un giacca e pantaloni, però magari non lo so, forse un po' più ingombrante, io prettamente la uso appunto per esco e rientro, non me la porto dentro uno zaino, cioè, se c'è una giornata in montagna ed è bella, io solitamente magari dentro lo zaino ci metto un giacca e pantalone impermeabile, questo non me la sono mai portata dietro. Questo mi serve soprattutto per appunto evitare il problema del fango, che era una cosa insopportabile prima, e soprattutto del discorso della pioggia, cioè qui proprio non hai paura di niente. Sì, diciamo che se devo trovare tipo in questo caso un difetto è il fatto che le tasche non sono troppo grandi, ci sta dentro uno StarTAC o un telefono molto piccolo. Con le nuove generazioni dei telefoni che sono sempre più grandi, insomma queste tutte qua non è che, almeno in questa non è che ci stia assolutamente, quindi ti tocca sempre portartelo dentro nel tuo marsupio oppure bisogna lasciarlo a casa o metterlo sopra la bicicletta. Quindi non so le altre tutte come e quante tasche possono avere, di sicuro qui c'è questo difetto, questo secondo me è il difetto più grande che ho rilevato. Un altro aspetto che magari è negativo è che comunque la cerniera principale non arriva fin qua in fondo, si ferma prima, quindi magari se dovete andare in bagno oppure siete appunto in mezzo a un bosco e dovete andare avete un bisogno, dovete pensare che magari vi dovete tirare via la parte superiore patendo un po' di freddo, quindi cercate magari una tuta, in una tuta non so, che questo modello qui si ferma lì, magari ci sono altre tute dove la cerniera è un po' più profonda e non vi porta dei problemi. È chiaro che se devi tirare giù la giacca dopo che ti sei fatto della salita e sei bello accaldato, tiri giù la giacca al freddo, insomma non è il massimo. Comunque sì, c'è anche quel piccolo difetto. Un altro lato negativo, provatevela, perché chiaramente la taglia, insomma, deve avere la gamba e il busto, essendo una tuta unica, magari vedete tipo me è un po' grande qua sopra, ma tenendola su copre per bene, però il pantalone va benissimo, dovete trovare quel compromesso fra il corpo, fra il vostro corpo e la tuta. Quindi guardate il vostro store di fiducia, controllate se magari hanno delle offerte, non mi resta solo che consigliarvela, almeno per questo tipo di attività che faccio anch'io. Bene ragazzi, spero di aver risposto a tutte le vostre domande. Se avete degli altri quesiti riguardanti appunto la tutona, fatemelo sapere. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao 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 ciao!